Vado, motore? Sì. 35, 3, 3, prima. Pronti? Movimento. Azione. E facciamo subito. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad un nuovo episodio di Inside Get, che ribadisco è dentro Get, cioè io che intervisto, mio malgrado, insomma, i protagonisti della nostra serie. E oggi ho il piacere di avere con me, è veramente un piacere enorme, ho Gianluca, Anthony Circello. Come stai? Bene. Oggi poi poverino Anthony non sta molto bene, quindi insomma, anzi ci ha fatto un grande favore a venire. Sto mantenendo una certa distanza proprio per non infettarti, capito? Grazie, stiamo distanti, è giusto. Io vorrei iniziare chiedendoti questo, no? Perché in pochi sanno che in realtà il personaggio di Gianluca nella prima stagione, da primissima sceneggiatura, era insomma quasi inesistente. Nella primissima bozza il tuo personaggio era il conoscente di Tommaso, no? Che nei primi episodi è un po' anche diventato il giullare di corte, mentre poi nella seconda stagione piano piano incomincia a prendere forma, no? Ed è stato approfondito maggiormente, no? Cos'è che ti piace di più del tuo personaggio? Allora, è vera questa cosa innanzitutto, verissima. Nella prima stagione era, come dico sempre, una spalla un po' degli altri personaggi, è un personaggio che ha sempre la battuta pronta, che sa che cosa dire, anche nei momenti un po' più drammatici e tristi della serie riesce sempre a smorzare con una risata, una battuta, qualcosa. Un cretino. Sì, un po' sì. Beh, un po' sì, però ci sta. Però la cosa che mi piace di più di Gianluca è proprio la sua semplicità. La semplicità con cui dice una cosa, la semplicità con cui fa una certa azione. Credo sia un personaggio molto leggero. Sì, molto leggero. Molto leggero, che non vuol dire per forza superficiale o... Certo. Ma anzi, abbiamo visto un Gianluca molto profondo in alcuni momenti, però sempre con questo pizzico di semplicità che lo contraddistingueva, secondo me. Tu, insieme a Valeria, cioè l'attrice che interpreta Serena, no? sei uno dei personaggi che io definisco un po' storici, perché sono quelli che hanno lavorato con me dal 1800, no? Come ti è arrivata la proposta di Get? Cioè io lo so, però lo diciamo per voi. Con un piccione viaggiato. Bellissimo, certo. Del 1800. Sì, ovviamente, c'era ancora... No, beh, è vero, noi ci siamo incontrati tanto tempo fa, quando eravamo non aveva la barba. No, non mi cresceva. Era un pischello. Ero piccolino. E abbiamo fatto degli spettacoli insieme, sì. Abbiamo fatto degli altri progetti insieme, poi è arrivata questa proposta qui e io me ne sono subito innamorato, cioè ho subito sposato il progetto e ti ho seguito. Tu mi avresti seguito poi insomma, in qualunque cosa, diciamolo questo. Diciamolo. Beh, però è vero che all'inizio... Sono fidato, dai. Sì, ti sei fidato molto e di questo io ti ringrazio, perché insomma poi alla fine è una fiducia reciproca. Sì, però. Sì, è vero, hai ragione, era una fiducia reciproca. Ma no, io ho girato abbastanza. Vedi che arriva. No, raga, vedi che arriva, ti dai veramente veloce. Guarda su. Ragazzi, stiamo girando. No, fermati. Matte! Oh! Diamo un bicchiere d'acqua a questo ragazzo. Sei uno degli attori che in Get si vede sempre di più come mamma l'ha fatto. Ma che... La verità, com'è girare nudi sul set? Com'è ti imbarazza? Cioè, quando arriva Francesco, parlo di me in terza persona, scusate, o Matteo ti dicono ok Anthony, questa scena la giriamo completamente nudi. È la normalità. No, scherzo. Sul set di Get è normale. Però è colpa tua. È inutile che chiedi a me com'è fare una scena così, l'hai scritta tu, cioè adesso non prendiamo in giro il pubblico, dai.
No, no, a parte gli scherzi, no, quello che volevo sapere era più che altro se era una cosa che poteva in qualche modo imbarazzarti, cioè darti cioè noia, cioè sfogati di quello che Allora. pensi, su, insomma. È giusto. Secondo me è una gran prova di attore. Sì. Perché? Perché noi ci ricopriamo di abiti proprio perché abbiamo bisogno di una sottospecie di protezione, no? Sì. Lì quando vai a perdere tutti questi abiti qui sei veramente... no, Non hai niente. non hai nulla addosso. E allora, in un primo momento è stato. Adesso ci riferiamo effettivamente ad una scena in Get, quella Sì. lì dove. Dove da varie angolature. Dove sono coperto da una lampada, Quella è stata dal un'idea, ginocchio. quella è stata un'idea di Matteo, cioè molto, molto divertente, Ok. l'ho appoggiata volentieri. Sì, è stata carina, vai. Sì. Ti dicevo, in un primo momento effettivamente mi sono sentito in imbarazzo, anche perché. Ma cioè, ti era già successo su altri set, su altre cose, cioè comunque di girare completamente No, nudo? completamente nudo, e la mia prima volta è l'ultima. Quindi nella terza stagione sempre Sarai passamontagna vestito. sappiatelo, mi dispiace, Gianluca No. nella terza stagione sarà completamente vestito. Sì. Tanto l'hai scritto. Cosa hai fatto No, così? no, era perché vedi, Ah, ecco. sì. Ehm, Però non c'è imbarazzo. C'è, no, allora in un primo momento c'è. Ad un certo punto ti rendi conto che effettivamente stai recitando e quindi secondo me vivendo una scena su un set. E spesso e volentieri ci ritroviamo nella nostra vita reale ad essere nudi, no? In una situazione del genere Se Dio tutti vuole. sarebbero stati nudi, ok? Quindi effettivamente dopo un po' ti metti anche una minima cosa e ti senti completamente Ti dà fastidio, coperto, quasi. ti dà fastidio qualsiasi cosa, sì. Sì, però adesso non perché voglio approfondire questa cosa, però la trovo molto divertente. No, non la vuoi approfondire? No. Assolutamente no. È il motivo per cui mi hai invitato oggi a essere È qui questo. questo divano. No, ma perché io questa poi- scena qui. Viaggio a curiosità, nel senso Eh. che sono sempre curioso di mio in generale, però questa cosa è una roba che mi ha fatto molto divertire il giorno, soprattutto in cui abbiamo girato questa famosa scena di te ripreso da più angolazioni, no? Coperto da una lampada piuttosto che dal ginocchio di Angela, no? Ricordo che quel giorno tu comunque insomma eri abbastanza ormai tranquillo perché ormai Sì. era già stato nudo in altre occasioni e però Vabbè, non Angela completamente però. però tipo Angela recitava con te in un piano in Lasciamo un certo perdere. modo, no? Lasciamo perdere Angela. Ah, ti mimo Angela? Sì, facciamo. Ah, io praticamente ero ovviamente nudo e stavo facendo una conversazione al telefono e poi dovevo scambiare delle battute con Angela. Io scambiavo delle battute, e tu lo sai come una persona, che era così. Allora, a questo punto ho detto Angela, guarda, ok, non mi vuoi guardami negli occhi, però almeno recitiamo, cioè nel senso, perché io parlare con una persona che mi sta così, Perché Angela per rispetto, Mi viene tra sì, virgolette, non lo guardava, no? E tanto lei non era inquadrata, non si vedeva in viso in quella scena e quindi però io la vedevo. però lui doveva recitare con E recitare con una persona con gli occhi che mi sta così. Vabbè, però Vabbè, è stata carina perché comunque ha rispettato. Sì, Questa cosa del rispetto mi piace molto all'interno delle nostre scene, perché sì, si ride, si scherza, si fanno le cose, però c'è sempre quella professionalità che un attore vorrebbe sempre trovare all'interno di un set. Sì. Perché a volte si fraintende qualcosa, oppure. E invece è stato molto carino questa cosa. Molto. Questa domanda è molto, molto intima e personale. Vai. Cioè, so che ti imbarazzerà un po' rispondere, ma dobbiamo farlo. Tanto ormai. Tanto ormai. Come essere uno dei pochi etero nella storia di Get. No. Cioè, sei stato accettato. Sì, sono stato accettato. No, è vero, questa cosa è una cosa che fa sorridere, perché effettivamente sono io il diverso. Nella storia sì. È Gianluca quello diverso, non è Giulio, non è Tommaso,
è Gianluca quello diverso, effettivamente è così. È bella questa cosa perché si vede proprio il rovescio della medaglia. Sì. Diciamo della nostra società. Beh, c'è una battuta proprio in particolare che tu dici a Ricky, no? Dici... Che spuntano come funghi. Esatto, cioè sono circondato, dici proprio, Sono no? Una cosa di cui noi ci lamentiamo spesso è proprio io e te, è che non abbiamo mai Scene insieme. Ma perché? Ma Ne abbiamo pochissime. Non lo so, tra l'altro lo chiedi sempre a me, le scrivi tu e le chiedi a me. Giuro- Se vuoi lo scrivo io, giuro e che ti scriverò. scrivo delle scene insieme. Non lo No, so. perché sai una cosa, ti rivelo, cioè quando ho fatto l'intervista a Matteo, no? Dicevo che ero molto contento, lui era molto contento del fatto che aveva fatto molte più scene con Angela, che è un po' tu sei un po' il corrispettivo, no? Cioè Sì. per me Tommaso. E ho detto sì, però ho detto invece io ed Anthony non facciamo mai nulla. E quando invece abbiamo delle scene insieme, che sono rarissime, e sono delle scene, tra l'altro, di chiacchiere. Non lo so, Sì, come stai? Beh, Gianluca, che figo, adesso hai la casa del demone che va Sì, bene, esatto. l'attività cioè didascali che da Vero, morire vero. sono le nostre scene. Ciao, noi, Giulio, anche tu. noi ci impegniamo. Sei arrivato. Quando diciamo, Anthony, oggi abbiamo una scena insieme. una scena insieme. E la rendiamo, ci divertiamo da morire, no? Facciamo 3000 prove per dire delle stronzate, tra Sì, l'altro. per dire delle cose formali tipo ciao Giulio. Sì, come va? Benvenuto. Eia, grande! Ciao, come stai? Bene, bene, tu? Bene, bene, grazie. Guarda, scusami, ma sono incasinatissimo, ho mille cose da Ho fare. notato, ho notato. Andatele a guardare con interesse, perché noi a quelle scene ci teniamo tantissimo. Questa è un po' una domanda di rito, no? Cioè che si fa banale, stupida, me ne rendo conto, però io sono molto curioso. Qual è la scena in cui tu credi di avere dato il massimo? Cioè dici, guardo sta scena e dico, devo dire che in questa scena mi piace. Allora, premetto, quando mi riguardo, ma penso sia abbastanza normale, perché io ho detto, non mi piaccio mai. No? No. Ma veramente? Sì, sono sempre molto autocritico con me stesso. Cioè, e pensare che tu sei comunque, cioè, almeno dai commenti che leggo, cioè, sei un sex symbol, cioè, Ma che sex symbol? Ma sì, sei quello figo, sei il... Ma smettila. Va, commentate. È o non è un sex? La ridico. La ridico. Allora, commentate, è o non è un sex symbol? Anthony? Cioè, guardate che popò di figo, eh? Ma torniamo a noi, la tua scena preferita. No, adesso i sex symbol non parlano, sono così. È vero, il sex symbol è... Sì. Con questo cappello sbarazzino. Dai, una Vai. delle scene a cui sono particolarmente affezionato è forse quella in cui decido di lasciare Sara, Sì, perché mi rivela appunto si scopre che insomma sì, che ti ha mentito, cioè non ti ha detto insomma che mi ha spudoratamente detto una è stronzata. una scena molto delicata tra l'altro. Sì, e credo sia un po' la chiave anche del personaggio di Gianluca, perché io penso che Gianluca sia un po' incazzato con il mondo proprio perché il mondo pensa che Gianluca sia Un cretino. solo un cretino, cioè nel senso questa sua semplicità di cui abbiamo parlato prima è vista come banalità, ah sì vabbè, ok, però il discorso più importante forse non te lo faccio perché comunque tu ridi e scherzi tutti i giorni, il discorso più importante non te lo faccio. In realtà in questa seconda stagione abbiamo visto anche dei lati di Gianluca molto più profondi, Sì. no? Dove si è trovato di fronte a situazioni Difficili? sì, Sì, ha affrontato il fratello, ha affrontato tante sua cose, madre. ha affrontato Sara, ha affrontato Emma, ha affrontato i casini di Tommy, cioè Non sempre nel modo più corretto a volte, no? Cioè nel senso che io per esempio credo che Gianluca diventi più superficiale nel momento in cui anche questi rapporti con le donne, no? Il modo in cui tratta Emma in qualche modo non è proprio... insomma, non credo gli faccia onore, no? E in questo possiamo vedere il Gianluca più leggero. sì. Credo, poi questo è un mio giudizio personale. no, è vero.
anche dei momenti, cioè, però allo stesso tempo credo che lo rendano anche più umano queste cose, perché purtroppo, ahimè, cioè, ci sono uomini, comunque persone che nel momento in cui chiudono magari qualcosa, boh, la chiudono, punto e basta, se ne fregano del sentimento altrui in qualche modo, no? Ma sai, la storia con Emma secondo me era semplicemente una copertura e basta. Sì, no, io la guardavo dal punto di vista di Emma, cioè naturalmente che comunque una persona che Certo. ha dei sentimenti e ci teneva, no? Ma io non penso che Gianluca non abbia avuto dei sentimenti nei confronti di Emma, Adesso non ma lo semplicemente... sì, forse è stato un po' troppo leggero con lei. Sei andato a cercare anche un po' una ragazza che in qualche modo richiamasse un po' le Esatto, caratteristiche di Sara, se vogliamo, un po' quasi addirittura più estremizzata, se si può dire, anche perché già Sara di suo è bella potente, no? Emma era una bella competitor, no? Dai. sto registrando. Un piccolo problema con il faretto. Ciao. Ma io pensavo mi spuntassi. Anthony, vuoi spuntarmi da sta cazzo di finestra? Lo so che è complicato, però ho fatto proprio un bel volo. Dai, pronti? Non lo vedo. Azione! E parti. Sul set sai che io e Matteo siamo i tuoi director, no? I tuoi Yes. registi, no? Quindi siamo due registi, però siamo due teste differenti. No, Due teste differenti. 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 Era different. No, La testa di... differenti. Ovvio. Non due teste di. No, differenti. Siamo anche due teste di, ovviamente. Ma Ovvio. adesso voglio sapere chi ti consiglia su interpretazione, Fra tecnicismi, Matteo, quindi luci, cioè mettiti così, la inquadratura, tutte queste cose qua. Look, tu, peli. tu, Ho fatto tutto questo giro per arrivare solo per arrivare ai peli. Per arrivare ai peli, esatto, perché c'è una discussione simpatica sui peli. Sì. Non perdetevela. È importante, è il punto principale dell'intervista. Ho la fobia che tu, non lo so, mi arrivi nel pieno della notte e mi tagli tutti i peli. No, vabbè, posso dirlo, che tu viaggi con le macchinette tipo barbiere e con quella del naso, con quella delle orecchie, con quella i peli sulla lingua. I peli sulla lingua ci sono, ma non li levo mai, no. Non li levi. Vabbè, però, cioè, se posso permettermi, cioè, io lo faccio per voi, E chi lo fa per te? da solo. In realtà lo fa Matteo. Perché una cosa. è un Hai dramma. fatto perdere, anzi avete fatto perdere la partita della Juve a me e la partita della Lazio a Edoardo. E noi quel giorno abbiamo girato tipo 5 minuti, ok? Però le abbiamo perse, chissà perché. Ma guarda, questo... Tutto apposta, ok? Sul 8:45 ora. Fischio d'inizio. Anthony, dove sei? Dobbiamo girare, dai, Edoardo. Ma come? Non ho fatto niente tutto il giorno. Niente, tutto il giorno ad aspettare. Sai quando gireremo? Boh, Erano i giorni, me lo ricordo ancora, quando abbiamo giocato alla festa della TVOS. Ti avrei ucciso, fra, ti avrei ucciso. Ma perché io poi, cioè questo è da dire, perché poi ce l'avete sempre con me. Tra l'altro giravamo nei pressi dello stadio, quindi sentivo anche tipo il Indifferito. tifo, no? Sì, sentivo il gol della Juve. Bam! No, c'è stato un momento in cui o tu o Edoardo, non ricordo adesso, avete esultato perché aveva segnato qualcuno, Sì. no? E quindi noi Io. stavamo girando e sentiamo di botto. Noi, oh, che cazzo è Sì, successo? perché Edo è tipo un hacker, non Sì, so, ha sì. preso un computer e ha tirato È fuori riuscito. la partita. Ho detto, ma non mi hai fatto? E vabbè, non ti preoccupare, ho i miei codici segreti. Ed erano dietro le quinte nel backstage del set. Ci sei, Anthony? Sì. Ok. Pronti? E... Silenzio. Set. Set. Azione. Sara, io non lo so come. Scusa. Tranquillo, rifacciamo. Perché dico Io non sempre lo so Sara? come tu ci riesci. Io prima dicevo io non so come tu ci riesci. Non so come tu ci riesci. Non so, se ti esce va bene. Non lo so farlo. Quando
quando esce una puntata di Get, volevo sapere, tu l'hai già vista in anteprima oppure non la guardi e aspetti che esca il venerdì sera, no? E com'è rivederti, no, in quel momento? Allora, a volte capita di vedersi in anteprima, anche se preferisco vedermela Godertela. insieme a tutto il pubblico. Ok. Perché... Cioè quindi diventi automaticamente pubblico Sì, anche tu, no? divento pubblico anch'io. Non ti dico che me ne sia viste tutte il venerdì sera, perché ci tengo a vederla in un certo modo, nel senso che non mi piace vederla di sfuggita. Certo. Perché poi, ti ripeto, sono molto autocritico con me stesso, quindi riguardo attentamente tutto, addirittura a volte anche più volte, proprio perché... Anche perché poi lì è fatta, no? lì è fatta, Cioè, sì. vai in onda il venerdì, no? Tu la guardi e dici, cazzo, cioè, ma che ho fatto, per dire, Ormai no? ho sbagliato. Cioè, a me E rimane succede. lì. No, magari dico, ma come cacchio l'ho fatta sta scena? Sì, no? vabbè, quello mi capita sempre. Sì, sei Cioè molto critico. di dire, cavolo, questa cosa l'avrei potuta fare così. Beh, quello penso capiti un Poi po' attribuisco a te le colpe, perché sei il mio regista e quindi Notare, automaticamente... notare come non attribuisce le colpe a Matteo, cioè questa è una cosa... Perché abbiamo detto prima, interpretazione fra Matteo, no? tecnica. Tecnica, quindi... Cioè le luci, le cose andavano bene, l'inquadratura andavano bene, e poi l'interpretazione va un po' a peccare. E poi c'è un pelo del naso e dici, guarda, Fra non me l'ha Quello levato. mai, cioè, sembrava... No, su di te no, è impossibile, perché su quello è I impossibile. peli della barba, cioè... Sì, però lì ti ho un po' ripulito, no? Va bene, io ringrazio tantissimo Anthony Circello per essere stato con noi, sei un grande, insomma, ti rivedremo nella terza stagione di Get. Bah, chi lo sa? Lasciamo il Non mi piace dare già... no? Hai firmato il contratto? No. Ah, ok. Quindi non si sa. Caro Anthony. Lasciamo un bel punto interrogativo che tanto ci piace. Tanto ci piace. Sì. Bene, ragazzi, grazie a tutti per averci seguito, continuate a seguirci come state facendo. Un bacione al Bella. sex symbol Anthony Circiello. Ciao. Abbiamo anche Fra. Sì, certo.